Salve, sono nuovamente a modificare la filatrice perché funziona alla perfezione, però quel trapanino qui che ho messo per trainare la molla effettivamente è un po' un giocattolino, via. E, diciamo che c'è scritto 600 watt, ma manco se li sogna. E fa 3000 e 3500 giri. Allora dalla Cina ho preso tramite AliExpress, ho preso quest'altra lucidatrice che diciamo che ha un altro livello, via. Ha la testa d'alluminio, quindi i cuscinetti lavorano molto meglio. Fa a 900 watt, quindi un po' di più, e questi sono credibili, diciamo. Soprattutto che mi serve, che questo mi fa molto comodo, arriva a 5000 giri, ho già provato, in realtà a vuoto arriva a 5300, che sono proprio i giri che serve per una molla diamantata di 100 come questa, sono proprio i giri ottimali, diciamo. I- il passo d'uscita è sempre un M14, tipo quello del Flex, ed è esattamente come questo, quindi dovrei fare abbastanza bene a sostituire il trapano senza stravolgere il tutto. E dopo mi ritroverei con un trapano un po' più potente e soprattutto che fa 5000 giri lavorativi, diciamo. E cominciamo a lavorare, via. Ecco, praticamente adesso tolgo questo trapanetto che è proprio un giocattolino e ci metto questo un po' più professionale, molto più professionale che dovrebbe avere lo stesso passo, dovrebbe avere, esatto. Ecco, adesso è montato. Allora, il trapano è montato, però ci sono, come già prevedevo, c'è una qualche oscillazione di troppo, quindi dovrò rivedere questo mozzettino e riequilibrarlo col perno di questo trapano, perché sembra fermo, ma non lo è, diciamo, quindi se non vogliamo disfare tutti i cuscinetti, bisogna per forza centrarlo alla perfezione, equilibrarlo e tutto il quanto. E andiamo avanti. Ecco, questo per toglierlo senza rovinare l'albero ho dovuto tornirlo, alleggerirlo perché altrimenti non usciva, perché l'avevo messo su a interferenza. E adesso andiamo a fare un perno nuovo, prima accoppiato esattamente a quello del trapano. Ecco, adesso togliamo il perno qui di uscita, togliamo, così lo mettiamo sul torno e lo pareggiamo, e gli facciamo il manicotto insieme, così diventa perfetto, diventa. Eccolo qua, ecco il nostro perno di uscita. Ecco, adesso qui ci andiamo a attaccare uno spezzone di tondo più grosso, ci facciamo il filetto di 14 e poi una volta montato e stretto fortissimo possiamo andare a tornire per pareggiarlo perfettamente con questo asse, diciamo. Dopo siamo sicuri che diventa bello centrato.
Ecco, adesso andiamo a montarlo, mettiamo anche un po' di blocco a filetti, perché poco, perché non dovremmo più smontarlo, in teoria non dovremmo. Lo montiamo qua sopra, bello stretto, fortissimo. Qui possiamo anche pensarlo così tanto da tornire. Poi gli diamo una bella strinta fortissima, così dopo si può tornire e rimane sul posto. Ottimo. Ecco, adesso abbiamo un grezzo abbondante. Adesso andiamo a metterlo sul tornio, lo paresiamo e lo facciamo equilibrato alla perfezione da accoppiare all'altro perno. Ottimo, adesso è perfettamente allineato. Mettiamo su questo utensile da interno che è molto sottile, così ci passa appena appena, ma ci passa. E siamo pronti per fare la tornitura interna. Naturalmente bisogna andarci piano perché è un utensile molto delicato, quindi andiamo avanti piccoli passettini e via. Ottimo, adesso abbiamo un centro perfetto, adesso ci facciamo appena un po' di svasatura e poi con la contropunto lo centriamo e possiamo fare la tornitura qui adesso. Ok, abbiamo messo su un inserto a raggio abbastanza largo, così ci viene una tornitura abbastanza liscia. L'ultima passata la facciamo con la velocità un po' più veloce, così dovrebbe venire più liscio, dovrebbe venire. Ottimo, la tornitura era perfetta, quindi con poco è diventato super liscio. Molto bene. E adesso ci facciamo un paio di cose per pinzarlo e un altro buco per la spina. Ok, il trapano è allineato alla perfezione. Allora adesso dobbiamo fare un foro qui che vado a prendere quest'altro foro qui che c'è nell'albero della filatrice, però è un'operazione abbastanza difficile da fare alla perfezione. Allora ho pensato siccome che l'albero va in battuta qui dove c'è quest'altra battuta qui, io metto su già il grano, metto su e poi lo stringo nel portapinze qua con già il coso di 5.
ok. Adesso col portapinze montato praticamente, posso vedere se praticamente pari alla fine oppure no, se pari la battuta oppure no. Guardiamo lì, andiamo un po' avanti, che vada appena appena, un po' in compressione appena appena, e poi andiamo indietro quel tanto che serve per lì, così praticamente è abbattuto, dovrebbe essere praticamente lì. Adesso facciamo zero macchina, facciamo così, abbiamo già la misura precisa del centro di questa foratura. Bene, ottimo. Naturalmente contropunto, naturalmente fare questa operazione. Abbiamo già bloccato il divisore, facciamo 2 buchi e partiamo. Bene, adesso abbiamo la foratura, perché è facile quando si fa di nuovo, che si fa il perno, si fa lo stesso buco praticamente con le stesse misure, ma diventa molto più difficile riprendere una cosa già fatta alla perfezione soprattutto. Abbiamo messo su la morsa verticale per sostenere il trapano, e la fresa da sgrosso di 8, così facciamo una cava per poter inserire la chiave, da poter svitare il pezzo in qualsiasi momento, diciamo. Chiave 19 praticamente, ottimo, è la sua. Adesso liberiamo il divisore, ottimo, molto bene. Abbiamo già messo a scaldare il perno e dobbiamo ricordarci di inserire dentro questo qui che è il blocco cuscinetto, se no dopo non riusciamo più. Quindi lo mettiamo qui, lo mettiamo appoggiato, diamo un po' di lubrificante qua così può scorrere ancora meglio. Abbiamo infilato perfettamente il grano di traino. Che è un grano di traino che diventa anche un grano sacrificale nell'eventualità che prenda una botta esagerata e salva i perni del trapano e del motore. Ok, dopo gli diamo un po' di blocco e filetto appena appena. Ora possiamo ricomporre la testa del trapano, c'è sul cuscinetto, qui c'è la sua ghiera di fissaggio. Siamo riusciti a salvare il cuscinetto perché non usciva, è talmente stretto che non esce. Adesso vediamo di schiacciarlo giù bene. Ecco, è entrato nella sua sede. Adesso ci mettiamo la ghiera. Qui ci vorrebbe una chiave posta che non ho. Usiamo questo, usiamo. Ottimo. Molto bene.
e andiamo a richiudere tutto. Questo sarebbe lo sperone per dare acqua alla lucidatrice, perché funziona con l'acqua, che a noi non serve niente, ma è lì, lasciamolo lì. Ora sì che è centrato ed equilibrato al 100%, proprio molto bene. Andiamo avanti. Nell'anello di fissaggio gli abbiamo già tolto questo che adesso ora cambiato, però recuperiamo l'anella che era fatta bene, gli diamo una pulitina, gli diamo. Gli abbiamo già fatto le due staffette lì, abbiamo già fatto una di qua e una di là, e adesso l'abbiamo pareggiato alla bene meglio. Adesso gli diamo un po' di saldatura qui da fermare l'anella, solo da fermarla, poi la tiriamo giù e la saldiamo bene sulla morsa e avanti. E il supporto è finito da verniciare magari, ma comunque è finito. Qui ci abbiamo fatto anche due bulloni invasati, così non rovinano le mani. Andiamo avanti. Allora, il trapano diciamo che è quasi finito, c'è solo rimasto quel manico qui che voglio togliere perché quando lavoro in certe posizioni mi dà fastidio, quindi tolgo il manico e guardo come chiudere, come si può fare. Non sarà semplicissimo, ma in qualche modo bisogna che lo tolga via. Ecco, adesso gli abbiamo già tolto l'interruttore col suo filo. Adesso togliamo anche il regolatore, perché io uso il regolatore ad alta coppia e che ho attorno al torni praticamente, che è molto più efficace. Questo lo eliminiamo e adesso guardiamo come tagliamo via quel pezzo qui, tagliamo via e poi cerchiamo di metterci una scatolina, qualcosa da contenere il filo e un interruttore. Abbiamo già tolto anche il pezzo di manico in fusione, va bene meglio. Adesso facciamo un'azione di pareggiamento, poi vediamo se mettiamo questa scatolina o se guardiamo. Adesso guardo se riesco a metterci questa piccola scatolina, che sarebbe molto discreta, sarebbe. Se ci sto bene, altrimenti dovrei metterne una più grossa. Vediamo. Abbiamo già tagliato e diviso l'altro pezzo di manico. Questo praticamente lo butto via con l'altra metà. Invece il culatello qui lo teniamo, l'ho pareggiato bene, l'ho pareggiato e lo teniamo perché chiaramente va messo qui, va inserito qui nel dietro del trapano con due viti. Questo va così con due viti. Adesso ne metto uno che tanto devo tornare a smontare.
ecco che li abbiamo pareggiato bene. Qui ci ho già fatto una scanalatura in questa scatolina, faccio entrare i fili da qua, sempre se ce la facciamo, uno per volta forse, ecco così. Ecco, questo andrà messo così praticamente. Adesso qui trovo il modo di fissarlo qui vicino, perché ho già visto che vicino alle viti posso forare sia qua, e ho anche la posizione pari perfetta, infatti non ha nessun gioco, non ha i 4 punti di forza, diciamo, e andiamo a fare tutto. Abbiamo già segnato la profondità che possiamo forare tranquillamente. Ecco, abbiamo finito anche la parte elettrica. Come si vede, senza manico è tutta un'altra cosa, a parte che è anche più bello, ma più che altro è molto più comodo, perché col manico prendevo contro a tutto, alla controtesta e di qua e di là, e così è molto più libero. Il rotore l'abbiamo messo volutamente, l'abbiamo messo da parte sopra, perché così non ci si prende contro con la mano. E qui c'è l'uscita sotto e il regolatore l'abbiamo eliminato, perché come dicevo prima, perché siccome che io ho una piccola centralina con un regolatore ad alta coppia, che uso sempre quella, che è molto più efficace che questa, ha un 30-40% di coppia in più, l'altro regolatore. Lavorare insieme sono incompatibili perché fanno interferenza fra di loro, quindi o uno o l'altro, e chiaramente scelgo l'altro, che è più efficace. E poi, essendo montato sul pannello, si lavora anche molto meglio, molto più comodo. Adesso non ci rimane altro che verniciare un po' quel supporto qui, che è un po' bruttino, e poi il lavoro è fatto, diciamo. E abbiamo già verniciato la forcellina che ferma la rotazione del trapano. Adesso andiamo a montarlo. Abbiamo lucidato anche le viti di fissaggio, che sono belle adesso. Andiamo a montarle. Veramente impeccabile. Il motore qui l'ho preso su AliExpress, una cinquantina d'euro, più il trasporto, sì, d'accordo, e fa proprio il caso mio, perché fa 5.000 giri, che sono proprio giusti, è tanto che lo cercavo, un 5.000 giri, e che fa proprio i giusti giri per questi tipi di mole. La vecchia lucidatrice l'abbiamo tornata a rimettere in sesto, così perché io ho una lucidatrice molto grossa, e per fare certi lavoretti questa qui va più che bene, da lucidare per esempio un fenale, un piccolo pezzo, va più che bene. E ecco, adesso andiamo a mettere su la filatrice, mettiamo lì, la mettiamo. Ecco, qui è già acceso praticamente, possiamo già accenderlo. Infatti,
è super allineato, intanto non cambia nulla, cambia solo un po' di potenza in più e un qualche giro in più che senz'altro lavora meglio. I parametri di lavorazione sono sempre quelli, abbiamo il giro così che lo diamo dalla torretta, dal carrellino superiore praticamente. Da qua diamo il giro così, per esempio 30 gradi, per esempio, ecco, mettiamo 30 gradi, mettiamo questo qui, adesso è a 10 gradi, andrebbe già bene per fare il tagliente della fresa, per esempio, ma se volessimo aumentare o andare dall'altra parte, negativo, per fare per esempio il retro della punta va messo così più o meno, ecco, per fare lo scarico delle punte del trapano, ecco. Chiaramente dopo abbiamo gli avanzamenti del tornio, quindi noi andiamo a posizionare la nostra punta qui sul pezzo, che è lì, e poi la lavoriamo, zen. Ecco, adesso per fare un piccolo esempio, abbiamo messo su la molla piana, di importante non abbiamo niente da fare, facciamo tanto per fare un esempio, facciamo la punta a questo maschio rotto, che così ricaviamo un bel centrino da poter usare quando dobbiamo centrare in qualche foro alla perfezione. E andiamo a farlo. Ecco, adesso mettiamo un panno per non rovinare le guide del tornio. Qui ci avviciniamo, abbiamo messo un'inclinazione di 30 gradi, che mi serve 30 gradi, mi serve per quel punzone lì, e possiamo partire praticamente. Ecco, adesso questo qui abbiamo fatto la punta alla perfezione, e così quando vogliamo centrare col trapano sul tornio, quando vogliamo centrare un buco alla perfezione, da poter fare la misura di riferimento, e ci possiamo fidare al 100% perché sappiamo che è centrata, ecco via. Poi chiaramente questo qui è ovvio che è un lavoretto proprio basico, però insomma tanto per capire come funziona la filatrice, e per le altre lavorazioni più complesse le abbiamo già viste negli altri video, ripeto, quindi si possono sempre vedere negli altri video che vi lascio sotto in descrizione, tra le descrizioni sotto. Ottimo. E niente, sono abbastanza soddisfatto, anzi sono molto soddisfatto di questo motore, è tanto che lo cercavo, perché un 5.000 giri si fa fatica a trovarli, si fa, o che si trova motori liberi che fanno 20.000 giri, 30.000 giri, oppure i soliti 3.000 che sono un po' pochini per questo tipo di frese. Il tipo di frese qui lavora bene con 5.000 giri, lavorano bene, e questo è quello che cercavo, e per quello sono tornato indietro sui miei passi, e la torta così è venuta meglio sicuramente. E buona lì, buon filatore a tutti, saluti.